C'è dello sclero nella forza. Master, Carnevale è passato. Basta fare Darth Vader. Oh, e va bene. Cari ambrogisti anonimi, lo so che non dovevo, ma qui nel covo la paonite si spreca ed è nata una nuova teoria che potrebbe essere vera, come no. Vi avverto, essendo una teoria non prendetela per buona e ufficiale, ma è appunto solo una teoria che parte però da alcune basi vere. Preparatevi al... Bisogna innanzitutto tenere a mente due fatti importanti. Fatto numero 1. I portatori di Miraculous non possono essere acumizzati e questo lo sappiamo innanzitutto dall'episodio Il collezionista. Quando Gabriel si è autoacumizzato, infatti ha rinunciato al suo Miraculous, momentaneamente. Cosa significa? Che in quel momento non era più un portatore, quindi ha potuto essere acumizzato. Un'altra prova è nell'episodio di Gelatone, dove Marinette sprizzava sentimenti negativi da tutti i pori perché è triste di non aver potuto mangiare il gelato con Adrien. Eppure Papillon non ha sentito i suoi sentimenti negativi, ma ha percepito quelli di André. Quindi Papillon non può percepire i sentimenti negativi dei portatori e quindi non li può acumizzare. Fatto numero 2. Quando Papillon acumizza una vittima, l'Akuma prende possesso di un oggetto e il malcapitato si trasforma. Giusto? Benissimo, adesso tenete a mente tutte queste cose che abbiamo detto e andiamo alla nuova teoria. Guardando l'immagine dell'episodio speciale La battaglia delle regine, più guardavo Queen Wasp e più pensavo che ci fosse qualcosa che non tornava. Tutti in un primo momento abbiamo pensato che quella fosse chiaramente Chloe acumizzata, o meglio Queen Bee, visto che la pose è la stessa. Però c'è qualcosa che non torna. Nel momento in cui Chloe diventa Queen Bee, significa che lei è una portatrice di Miraculous. Quindi, come abbiamo detto prima, i portatori non possono essere acumizzati. Ma allora, perché dovremmo avere questa Queen Wasp? Voi mi direte, magari succede come Alia, che lei diventa inizialmente Queen Bee, ma a missione conclusa deve restituire il Miraculous, fa i capricci e viene acumizzata di nuovo. Sì, potrebbe essere, però se andiamo a prendere l'immagine dello speciale Il giorno degli eroi, possiamo vedere che ritornano alcuni acumizzati della prima e della seconda stagione. Cosa significa? Significa che Rose, ad esempio, se viene acumizzata di nuovo, diventa di nuovo Principessa Fragranza. Se Milen viene acumizzata di nuovo, diventa di nuovo Horrificator. Se Katami viene acumizzata di nuovo, diventa di nuovo Risposta, e così via. Quindi, teoricamente, se Chloe dovesse essere riacumizzata, dovrebbe trasformarsi in Antibug, non in Queen Wasp. E quindi, questa Queen Wasp, da dove spunta? Chi è? Tra i vari spoiler di cui siamo a conoscenza c'era il seguente. Vedremo se è possibile acumizzare robot, Kwami e animali. I robot abbiamo visto che è possibile. Gli animali ancora non lo sappiamo, rimangono i Kwami. Ora, non penso che abbiano fatto questo spoiler così a caso. Cioè, tra Kwami, robot e animali, quello più improbabile da acumizzare è il robot. Eppure abbiamo visto Robostus. Quindi, perché non i Kwami? I Kwami d'altronde hanno sentimenti, no? E se fosse che quando qualcuno diventa possessore del Miraculous si viene a creare un legame col Kwami talmente profondo che Papillon non percepisce i sentimenti negativi del possessore, ma quelli del Kwami sì? Come se il Kwami fosse una sorta di schermo, di protezione, fra i sentimenti del suo portatore e i sentimenti negativi percepiti da Papillon. Ora, la prima parte dell'episodio speciale La battaglia delle regine è dedicata a Style Queen, che potrebbe essere la madre di Chloe. Magari questa Style Queen è talmente potente che, come nel caso delle Sapoti, Ladybug e Chat Noir abbiano bisogno di nuovo di un aiuto, e siccome Marinette conosce i poteri dei Miraculous perché il maestro Fu, come dice nell'episodio delle Sapoti, glieli ha spiegati, lei sceglie stavolta il Miraculous dell'ape, facendo entrare in gioco Pollen. Non si sa come questo Miraculous finisce in mano a Chloe, anche perché io non ce la vedo Ladybug a consegnare un Miraculous a Chloe, cioè... Comunque, in qualche modo questo Miraculous finisce in mano a Chloe. Lei diventa Queen Bee e aiuta i due eroi a sconfiggere Style Queen. Ed eccoci alla seconda parte dell'episodio speciale, appunto Queen Wasp. Arriva il momento di restituire il Miraculous e ok, Chloe è sempre Chloe, però rispetta quello che dice Ladybug, quindi a questo punto, se a fare i capricci e a manifestare dunque sentimenti negativi non fosse Chloe, ma fosse Pollen... Pensateci, restituire il Miraculous per il Kwami significa tornare dentro il suo gioiello, rinchiuso. E se Pollen invece volesse rimanere libera e facesse i capricci per questo?
E se con tutti questi sentimenti negativi Papillon la percepisse e la acumizzasse? E come abbiamo detto prima, per acumizzare una vittima, l'Akuma prende possesso di un oggetto. E qual è l'unico oggetto legato a Pollen? Esatto, proprio il Miraculous. Quindi, se Pollen venisse acumizzata, cosa le succederebbe? Si trasformerebbe. Perciò, morale della teoria, e se Queen Wasp fosse Pollen e non Chloé? Pensateci bene, quando Milen viene acumizzata è totalmente diversa dalla Milen che conosciamo, quindi potrebbe darsi che Pollen acumizzata cambi il suo aspetto riprendendo in questo caso quello della sua ultima portatrice. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Gli occhi di Queen Wasp non sono identici a quelli di Pollen? Grazie per aver seguito il video fin qui. In descrizione trovate i link per seguirci su tutti i social. Au revoir e Ambrogio vive!